Avete mai pensato di costruire un mobile su misura per la vostra postazione desktop? Oggi vi spiegherò come ho costruito il mio e come anche voi potete farlo. Ho progettato un mobile pratico e funzionale per ottimizzare lo spazio e l'estetica della mia scrivania. Se siete curiosi di vedere come ho fatto, restate con me. La prima cosa che ho fatto è stato il progetto 3D con Tinkercad per calcolare tutte le misure e accertarmi che il progetto fosse fattibile. Qui potete vedere uno schema con tutti i componenti e questo è il progetto completo di monitor, tastiera e casse. E poi un altro adattatore USB dedicato all'illuminazione LED. Il piano del supporto l'ho realizzato con queste due assi di pavimento flottante e poi mi sono creato una dima per ricreare la stessa geometria sia a sinistra che a destra con il seghetto alternativo. In questa maniera la geometria è venuta identica e infatti questo è il risultato del taglio. Per rafforzare l'unione tra i due pezzi ho utilizzato della colla vinilica lungo tutto il bordo dell'incastro. Due mazzate non fanno mai male ed ecco il risultato. Qui ho posizionato tutti i pezzi per rendermi conto delle misure. Qui potete vedere anche i fori per il cable management e l'intaglio per il profilato della striscia LED. Adesso passiamo al cassetto e quindi utilizzerò queste due guide montate in questa maniera. Ecco il cassetto quasi pronto, con le guide montate, e verrà posizionato in questa maniera. Questo è il cassettino e lo andremo a montare sotto sopra. Ok, andiamo a montare il cassettino e verniciamo di bianco il tutto. Smalto all'acqua dopo 2 mani di fondo e per allineare l'altezza del cassetto mi sono aiutato con 2 spessori. Cassettino pronto. Passiamo alla parte elettrica. La striscia LED l'ho montata su un profilato d'alluminio angolare a cui è collegato un controller LED cablato. Facciamo il test.
e vediamo che il tutto funziona. Per le porte USB ho utilizzato degli adattatori da 65 watt che ci forniscono 3 ampere per ogni porta. Quello nero servirà per l'illuminazione interna e per il tappetino. Invece gli interruttori sono di questo tipo a bilanciere. Questi sono i due incavi che ho realizzato con il Dremel in modo da poter alloggiare sia l'interruttore che il controller. Finalmente ho montato tutto con delle staffette ad L, delle viti molto corti in modo da non bucare il piano, e qui potete vedere anche tutto l'impianto elettrico ultimato: striscia LED, porte USB, interruttori e presa IEC per l'alimentazione. L'ultimo passo è applicare il falso frontale al cassetto in modo da ridurre gli spazi e nascondere tutte le viti. Ed eccoci tornati per le conclusioni finali. Devo dire che mi sono veramente divertito con questo progetto. È stato molto bello progettare da zero qualcosa che non esiste. Mi sono divertito con le dimensioni per inglobare questo mio maxi tappetino, non interferire con i cavi e contemporaneamente nascondere tutto quello che prima era sparso nella scrivania. Il costo è stato veramente irrisorio, con una cifra veramente modica sono riuscito a completarlo. Infatti avevo già il piano, che sono 2 assi di un pavimento flottante che mi erano avanzati durante la ristrutturazione di questa soffitta, avevo del multistrato avanzante e quindi le uniche cose che ho acquistato sono state le guide per il cassetto e il profilato in alluminio della striscia LED e la striscia LED con il suo controller RGB, come potete vedere, per cambiare i colori. È migliorato sicuramente il comfort visivo per quanto riguarda l'altezza del monitor, contemporaneamente una linea molto più pulita per quanto riguarda l'ordine e lo spazio, e perché no ho anche aggiunto un tocco di stile al mio setup, un tocco di stile ovviamente tranne lui. Sì, bravo. Ottimizziamo lo spazio. Incominciamo a far sparire le cose inutili.